C'è tanto di cui parlare di questo primo weekend dell'anno e soprattutto c'è il dopogara, che oltre al format è anche uno slogan che bisogna imparare bene ogni volta che c'è la MotoGP, perché quando finisce il weekend di gara ci troviamo qui per analizzare tutto quello che è successo e andiamo belli spediti perché, come ho detto, ci sono tanti argomenti di cui parlare. Prima però iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi video come questi e molti altri su questo canale, che è importantissimo per crescere. Che testa a testa spaziali Moto3 con Almansa che l'ha spuntata su Chiles in volata, sapete di quanto? 3 millesimi, è il finale più ravvicinato di tutti da Phillip Island del 2013, incredibile. È stato un primo weekend con tanti bei duelli da vedere in pista, una gran rimonta di Perroni invece da sottolineare perché dal 14esimo ha chiuso terzo ed è un grande inizio per il pilota KTM Tech 3, da sottolineare anche il buonissimo weekend di Veda Pratama che è sempre stato lì davanti in una pista che è quasi di casa, è indonesiano lui ma con l'Asia Talent Cup sicuramente la conosce molto bene, ma non inizia bene invece per gli italiani, con Pini e Bertelle che scivolano mentre Carraro è praticamente in fondo. In Moto2 invece il pupillo Manu Gonzalez l'ha messa prima, vittoria stagionale così subito, pam, alla prima per mandare un segnale chiaro al mondiale con una bella battaglia con Guevara che vediamo se a questo punto sta tornando il comandante della Moto3 che abbiamo visto. Gara contraddistinta però da due bandiere rosse, la prima con lo spaventoso incidente che ha coinvolto David Alonso e Senna Egius e Salac, dove il colombiano ha tamponato Egius e Salac l'ha investito, fortunatamente tutto senza conseguenze. Novità nella grafica dopo la bandiera rossa che quando si riparte viene scritto gara 2, che poi è diventata a tutti gli effetti anche gara 3, non è stato scritto ma c'è stata un'altra bandiera rossa nella seconda ripartenza per un incidente fra Sergio Garcia che, toccando appena Baltus, si è steso e ha coinvolto involontariamente Luca Lunetta, che però non è uscito bene purtroppo, fratturandosi il piede e quindi dovrà operarsi. Anche per Huertas c'è una tegola perché nelle qualifiche ha riportato la frattura del quarto e del quinto metatarso del piede sinistro. Weekend finito in anticipo e si dovrà anche lui operare. Per gli altri invece, dove sono stati coinvolti nei vari incidenti, fortunatamente non ci sono stati infortuni. Per chi non si fosse svegliato nella notte, c'è stata questa chicca dove i piloti hanno corso con queste specie di api chiamati tuk-tuk, verniciati proprio con i colori di ogni team, dove hanno fatto una gara e hanno vinto Miller e Toprak, che l'hanno fatto pure impennare, veramente incredibile. Direi che questi due sono una gran coppia, fanno divertire per il loro essere fuori dagli schemi e sono veramente molto simpatici. Divertente comunque questa parata, qualcosa di diverso, c'è chi non l'apprezza perché la vede come una cafonata, però tutti adesso stanno a dire ad ogni novità che non va bene perché Liberty Media qua e là secondo me sono cose un po' divertenti, diverse dal solito che ci stanno. Mentre a livello grafico avrei un po' da rivedere la transizione quando vogliono far vedere il replay dove ci troviamo di fronte il bel faccione del pilota. Secondo me era meglio come era l'anno scorso, mentre la sigla sì, solita carina, ma tutti quegli scottimenti, effetti spaziali che ci sono ogni tanto tra un pilota e l'altro sinceramente non mi piacciono molto. Un'altra chicca prima di passare all'analisi è il fatto che ci sono stati dei ritardi nell'omologazione dei caschi di alcuni piloti che quindi non hanno corso con il loro vero casco con cui hanno la partnership, ma con un altro senza i vari loghi. Se ci avete fatto caso, Bagnaia non aveva un casco Suomi ma un Alpine Stars. Anche per Bastianini stessa cosa, da KYT è passato ad Arai per questo GP e Moreira da KYT a Shark, ed è successo anche a Bulega lo scorso weekend in Superbike. Lui è legato a KYT ma è ancora in attesa dell'omologazione del suo. A vedere Yamaha, ragazzi, mi viene proprio da dire che notte fonda. Già dicono che sperano di prendere qualche cavallo in più verso la metà della stagione e si ritorna sempre sul discorso che ho sempre fatto nell'ultimo periodo, che sviluppare il V4000 insieme al 4 in linea fino all'anno scorso, considerando che il V4000 si sarebbe tenuto un solo anno per poi cambiare con l'850 nel 2027, che si aggiunge allo sviluppo di quei due, ormai poi il 4 in linea è stato abbandonato, cioè sinceramente non lo so. La Yamaha mi sembra proprio in confusione e che non si sa dove stia andando, e dal 2027 inizierà una nuova fase, quindi il V4 1000, anche se sicuramente per caratteristiche è diverso dal V4 850, potranno trarci qualche spunto, però sinceramente, come ho detto, sembra un po' tutta una baraonda strana la Yamaha, e quindi dal 2027 con questa nuova fase ci sarà un nuovo capitolo per capire dove saranno.
E poi Quartararo si è proprio rotti i coglioni, perché l'impressione adesso è quella che dicevo nel video pronostico, se non l'avete visto guardatelo, che lui porta la moto al traguardo senza sforzarsi più di tanto, perché ormai non ha più senso stare dietro la Yamaha, secondo lui, che tanto sa già che va via, e le sue critiche belle velate non se le risparmia mai quando risponde ai giornalisti dicendo che c'è da migliorare in tutto e che non ha aspettative su questa stagione. Sono dichiarazioni anche queste abbastanza più forti rispetto a quelle passate dove pressava la Yamaha. Secondo me Toprak la sua sporca figura l'ha fatta perché oltre a finire davanti a Miller, che va bene, ha preso sì 7-9 secondi dalle due altre Yamaha ufficiali, però secondo me Toprak, migliorando sempre di più in ogni weekend che farà, dovrà puntare le gare su Miller e su Rins. Il benchmark con Quartararo è totalmente diverso e sproporzionato, però come abbiamo detto per lui è tutto un nuovo mondo e deve imparare, vediamo con il passare delle gare come sarà. E su questo tema del vediamo come andranno le prossime gare ci marciamo in cima fino ad aprile, cioè fino a Jerez. Io credo che più che mai a sensazione, quest'anno, anche se qualche riferimento comunque lo abbiamo, si potrà dire che il vero mondiale inizia a Jerez, più delle altre volte. Sapete che lo si dice sempre, no? Che quando si arriva alla prima gara in Europa si dice bene, da qui iniziamo a parlare seriamente, perché vabbè, come al solito dopo una gara arrivano, no? Quelli che traggono conclusioni affrettate del tipo Aprilia avanti anni luce, crisi Marquez, la Ducati è inferiore, via dicendo. Come ho detto, qualche riferimento c'è, ma di conclusioni dopo la prima gara soprattutto, e che questo è un weekend di gara fatto dopo che la settimana prima sono state fatte 2 sessioni di test, quindi si è girato molto di più, da una settimana all'altra sono cambiate le condizioni climatiche, ci sono più riferimenti e dati per i piloti, quindi oltre ad essere la prima gara è una situazione ancora più particolare. Poi la prossima gara sarà in Brasile, quindi pista nuova con altri possibili risultati. Austin e Texas invece faranno finire questo giro extraeuropeo e lì in quelle prime 2 gare faremo un primo bilancio della stagione che ovviamente potrà cambiare nel corso del tempo, perché quando arriveremo a Jerez diremo che si entra veramente nelle vivo per capire quali sono i veri valori. Abbiamo già qualche riferimento in questa prima gara e li potremo avere fino alle Qatar, ma come ho detto si parte veramente da Jerez secondo me quest'anno per capire i veri valori. Ma questo non è un discorso che va ad oscurare il grande lavoro fatto da Aprilia, che nei test aveva sparato dei time attack potentissimi e il dilemma rimaneva la gara, e direi che il passo dimostrato da tutte le moto di Noale è stato incredibile. Bezzecchi straripante, ha fatto un remake di Marc Marquez a Misano 2025, caduto nella sprint e poi rivincita in gara con una padronanza della moto clamorosa. Il sabato forse appena ha voluto iniziare a spingere, una volta messosi davanti a Marc Marquez, magari un po' la pressione per imporre il suo passo, ha giocato questo scherzo, andando a toccare la riga bianca e poi scivolando, ma come detto, in gara si è rifatta alla grande e ha confermato il suo dominio per tutto il weekend, perché si vedeva che era 2 spanne sopra questo fine settimana, e si merita questa grande vittoria, così come si merita questo risultato Jorge Martin, che ragazzi si sta ancora cucendo addosso la RSGP, anche se la guiderà solo per quest'anno probabilmente, e dico purtroppo perché appunto sta ancora cercando il balance giusto ed era lì davanti insieme agli altri Aprilia, e quindi se continua così il feeling migliora, Martin sarà sempre davanti, un pilota che se lo merita, che va forte, e l'abbiamo visto, anche se non ha quel feeling subito così che si deve cucire la moto ancora addosso, è lì davanti. Poi abbiamo detto che si è corso in condizioni dove una settimana fa avevano già girato, avevano più riferimenti, quindi in altre gare si capirà meglio, però comunque Martin c'è e senza problemi è lì davanti. E quando dico purtroppo che andrà via dall'Aprilia è perché avrei un paragone con una situazione successa in passato, però la dirò più avanti se Martin migliorerà questo feeling, o altrimenti la dirò comunque smentendo questa sensazione che ho adesso. Non solo i 2 ufficiali, cazzo, anche Raul Fernandez, che sapete che è uno che ho sempre detto che ha un bel talento ma non ha mai dimostrato veramente a livello di risultati, tranne a Phillip Island l'anno scorso. Questo weekend è andato fortissimo ed è stato costante lì davanti. Questo bisogna vedere da Raul Fernandez con la moto praticamente ufficiale in tutte le gare, quindi questa gara e questa costanza non devono essere un fuoco di paglia, mentre Ogura ha fatto una rimonta pazzesca in gara, era fuori dai punti a una certa dopo uno start non eccezionale e nella seconda metà di gara è venuto su fortissimo e ha fatto sesto. Ogura sappiamo che è andato forte anche l'anno scorso qui e lo ha dimostrato anche a questo giro. Dai 2 Trackhouse mi aspetto che siano sempre lì quest'anno, perché adesso il tabù per l'Aprilia è esserci in tutti i circuiti. Vediamo se questi sviluppi portano Noale a lottare veramente per il mondiale o se ancora manca quel qualcosina per stare veramente lì in tutte le gare a giocarsi il titolo.
Sapete che non sono un fan dell'aerodinamica e che sono più vecchio stile, ma sempre aperto all'innovazione e alle novità, perché, anche se le moto ormai le fanno gli ingegneri, qui si nota il grande bernoccolo di chi sviluppa le componenti e che c'è un lavoro incredibile dietro su questi prototipi. La novità che è risaltata di più all'occhio è quella che ha creato l'Aprilia e adesso la vediamo nel dettaglio. Chiaramente la spiegazione deriva da delle supposizioni che si fanno, ovviamente l'Aprilia non ce lo viene a dire, ci mancherebbe, ma comunque sulla RSGP26 è spuntata questa soluzione aerodinamica chiamata F-Duct, che prende spunto dalla Formula 1, precisamente dalla McLaren che aveva introdotto questa novità nel 2010, in cui un condotto convogliava aria per ridurre la resistenza aerodinamica in rettilineo e stallare l'ala. Stallare significa portare un'ala aerodinamica in stallo, cioè in una condizione in cui il flusso d'aria non riesce più a rimanere attaccato alla sua superficie. Per quanto riguarda la moto, sono stati aggiunti due condotti nella parte superiore della carena che possono essere coperti dai gomiti del pilota quando si mette in carena in rettilineo, e diciamo che il sistema si aziona proprio quando il pilota si mette in carena e mette i gomiti in posizione chiusa, perché devia il flusso d'aria calda del radiatore, aumentando la velocità massima di qualche chilometro. Funziona in 4 fasi. Il primo, l'aria entra in 2 condotti collocati ai lati della carena. Numero 2, l'aria poi segue questi canali interni nella carenatura della moto. 3, quando il pilota si rannicchia in carena, gli avambracci coprono o parzialmente chiudono queste prese. E infine, coprendo i condotti, il pilota modifica la quantità e la direzione dell'aria che investe gli elementi aerodinamici, riducendo il drag, cioè la resistenza in rettilineo, e quindi aumentando la velocità massima. Quindi nei rettilinei il braccio del pilota chiude il condotto e soffia nelle uscite dell'aria calda deviandola, e nelle curve il condotto alimentato dalla carenatura anteriore di solito esce intorno al serbatoio, e questo potrebbe anche aiutare il funzionamento delle gambe e degli alettoni posteriori. È una soluzione molto bella e innovativa, perché qui oltre al condotto il tutto viene, come detto, azionato dal pilota quando va a tappare le prese che ci sono in prossimità degli avambracci, e quindi l'aria, in parole povere, viene gestita dal pilota, perché non è che si clicca un pulsante, ma mettendosi in posizione da carena in modo naturale senza fare cose strane. C'è tutto un processo ingegneristico dietro molto interessante che va a creare cose. E ora andiamo con la moviola, perché è arrivato il momento di sfogarsi. Con la rubrica Sotto la lente, per chi è nuovo su questo canale, andiamo ad analizzare gli under investigation, incidenti e contatti di gara, e iniziamo con un classico impeding di Pirro ad Alex Marquez nella practice. E quindi penalità di 3 posizioni in griglia all'italiano, che secondo me anche i commissari, quando gliel'hanno data, giustamente, perché un impeding comunque avranno detto vabbè, gliela dobbiamo dare per regolamento, perché che cazzo gliene frega a Pirro della penalità, che tanto era già ultimo e sta facendo un lavoro totalmente diverso dagli altri piloti Ducati, basato sullo sviluppo. Prima di parlare dello scempio della penalità Marquez su Acosta, bisogna dire una cosa che è passata inosservata, ovvero che ci sono stati dei cambiamenti nella direzione gara. Lo storico Mike Webb non è più direttore di gara, è stato sostituito da Graham Webber e Jack Horst, che adesso è il vice. Webb ha preso un nuovo incarico di coordinatore della Race Direction. E voi adesso vi state chiedendo, ma non c'era Simon Craffar? Sì, Simon Craffar c'è sempre, ma lui è il presidente dello Stewards Panel, non è il direttore di gara. Sono due cose diverse ma collegate, la direzione gara e lo Stewards Panel. La direzione gara è l'organo che gestisce in tempo reale, controlla lo svolgimento di quello che succede dal punto di vista organizzativo e di sicurezza. Lo Stewards Panel è un organo disciplinare e giudicante che ha il suo presidente e altri 2 membri che devono investigare gli incidenti fra i piloti, dare le penalità e altro. E sul contatto Marquez-Acosta, come sempre sono bello diretto, dico ma che cazzo è sta roba? Torniamo a qualche anno fa del periodo Covid, post-Covid, dove ogni minima cosa viene penalizzata, ma queste sono le corse, questo è racing, non siamo in Formula 1. Marquez sicuramente non entra pulito, è una staccata al limite, sì, ma neanche così tanto, sì, da lontano, ma sia da Marquez che da altri piloti ci sono state cose peggiori. Questo è niente, è un block pass circa, perché Marquez, così come altri, non solo lui, un po' quegli ingressi dove ti manda appena largo e fuori ce li hanno sempre avuti. Io penso che questo sorpasso di Marquez sia stato anche una mezza avvisaglia da Costa, nel senso, io adesso ti rispondo, dato che stiamo battagliando, ti faccio vedere un po', ecco, che ci sta assolutamente. Questo è il vero motorsport, fatto di questi contatti puri, da racing, e come ho detto ci sono
cose peggiori che sono successe in passato, ci sono stati ben altri sorpassi al limite. C'è sì un piccolo contatto ma irrilevante. Chi dice che la penalità Marquez è giusta è solo perché gli sta antipatico o ha iniziato a vedere la MotoGP ieri o è perché dice l'ha mandato fuori, date le penalità. Però sono rimasto stupito dalla decisione dei commissari. Ho detto, ma Simon Craftard che cazzo fa? L'anno scorso ha fatto un grandissimo lavoro su queste cose, lasciando correre i piloti, non dando queste penalità insensate, e quest'anno parte col botto facendo un passo indietro. Quando ho visto l'under investigation ho detto, vabbè, non dovrebbero far niente, e invece quando ho visto il drop position sono rimasto abbastanza sorpreso. Poi all'ultimo giro con Marquez che lascia passare a Costa all'ultima curva così, è ovvio che non è una vera vittoria e lo sa anche il fenomeno della KTM. Da un lato meno male che sia successa nella sprint, che conta meno, perché se fosse accaduto in gara la domenica non sarebbe stato un bel finale. A questo punto allora avrebbero dovuto essere coerenti e dare una penalità anche ad Alex Marquez e su Digia alla curva 2 quando sono partiti, perché se stiamo sulla base del l'ha buttato fuori allora qui c'è la stessa dinamica, ma secondo me è stato giusto non fare nulla qui perché un po' la scia, un po' il caos che c'è alla partenza, sicuramente un ingresso calibrato non così alla perfezione, sempre sul fattore della scia che un po' ti risucchia, dove tra un po' tampona anche Raul Fernandez e quindi per evitarlo è dovuto andare largo e Digia ci è rimasto in mezzo. Per me, chiudendo il discorso, qui non c'è penalità e non ci doveva neanche essere su Marc Marquez, che infatti, bello a caldo a fine gara, ha fatto un bel applauso sarcastico ai commissari. I piloti lo sanno che non possono farci niente, quindi sfogarsi i microfoni ci può stare, ma fino a un certo punto per farsi sentire, e lo sanno benissimo che queste sono penalità del cazzo, devono farsi sentire quando si riuniscono in safety commission per parlare di questi contatti. E tornando sul discorso del puro motorsport, del real racing, che queste belle battaglie sono fantastiche, cioè come ai vecchi tempi, e chi le manda in scena sono i fenomeni, Acosta e Marquez, un duello generazionale, la leggenda e il novellino, che ormai novellino non lo è neanche più tanto, ma ragazzi, Pedro Acosta insieme a Bezzecchi è il mio preferito, chiaramente qualche aggiornamento che gli arriva prima rispetto agli altri della KTM ci sarà, ma non c'entra un cazzo, quella moto lì la fa andare lui, alza il livello guidando sopra i problemi in una maniera incredibile. Che fenomeno clamoroso, che pensate se avesse una moto un minimo competitiva tipo l'Aprilia adesso, sarebbe stratosferico, sarebbe da mondiale al 100%, è bellissimo da vedere, se ne sbatti i coglioni di tutto e questi sono i piloti più veri, poche balle e andare. Anche in gara si è visto un bel duello con un altro bel pilota fortissimo, Jorge Martin, un gran botta e risposta con Acosta dove Marquez lì dietro aspettava solo che i due si scannassero un attimo per fotterli, e questa è clamorosa esperienza perché avete visto? Appena ha deciso dicendo ok, ora li fotto, se li hai bevuti entrambi in uno schiocco di dita. Male le altre due KTM di Viñales e Bastianini, però Binder ha fatto bene in settima posizione dimostrando un buon livello, Viñales fuori dai punti, completamente inaspettato, dopo le buone premesse dei test, ritorno di Lorenzo qua e là, almeno ci si aspettava un po' di più, ha detto che non aveva velocità, non riusciva a stare in pista una certa e non c'aveva neanche spiegazioni di questo. Bastianini invece ha fatto una bella rimonta in gara, classica seconda metà dove lui cresce, dal weekend sembrava essere la bestia, quello più in difficoltà, e alla fine ha chiuso anche vicino alla top 10. È arrivato il momento di parlare della Ducati, che chiaramente ha floppato questo weekend ed è stata inferiore a tutte le Aprilia. Noale era di un altro passo qui in Thailandia, solo Marquez era quello che sulla falsariga dello scorso anno alzava il livello e teneva la Ducati sul podio. Il massimo era secondo questa volta per Marquez, vincere no. Questa volta si è capovolto il weekend dello scorso anno, da Ducati dominante a più in difficoltà dove ha pagato qualcosa sulle concorrenti e hanno utilizzato l'aerodinamica del 2024 qui, come ci hanno fatto sapere. Vedremo nelle prossime che soluzioni adotteranno. Marquez lamentava problemi in ingresso e qualche strascico ancora dall'infortunio ce l'ha, perché dato che ha dolore sulla parte frontale della spalla, questo gli causa dei problemi in frenata, e quindi, come abbiamo già detto, il tema delle condizioni fisiche per Marc Marquez sarà da tenere d'occhio soprattutto in questo inizio, perché ancora al 100% non è, ma migliorerà sicuramente, e dato che non era a postissimo, era comunque in lotta per il podio, se la vittoria questa volta non era alla portata, e di forature così proprio non ne ho mai viste in tutta la mia vita. Dovrebbe essere stato il cordo a causarla, poi magari in futuro ne sapremo di più, ma questo effetto con il cerchione rotto e vedere la ruota letteralmente a terra, a differenza di quello che è successo a Bagnaia l'anno scorso, è molto più strano, non si è mai visto nelle moto.
La scala della competitività dei piloti Ducati era Marquez, Digia, Alex Marquez, Morbidelli, Bagnaia. Secondo me questo fine settimana della Ducati rispecchia quello che ha detto Alex Marquez a fine venerdì, quando ha detto che sono arrivati meno pronti rispetto al 2025, perché nei test hanno provato molte cose e forse non hanno preparato bene questa gara, quindi il potenziale della Ducati secondo me ancora non si è visto, un po' come in passato con Bagnaia, quando in Qatar la prima gara hanno preparato male il weekend sbagliando direzione. Forse questa volta la Ducati era un po' fuori strada questo weekend, non si capiva bene in che direzione stessero andando per magari un po' di fretta o altre dinamiche. Ma tanto la Ducati tornerà dove deve stare, adesso non traiamo delle conclusioni per un weekend andato così. Da Jerez iniziamo a parlare. Adesso monitoriamo il vero potenziale della Ducati, vediamo come prosegue la Priglia, la Honda ha fatto il suo weekend e vediamo le prossime gare e vediamo Pecco Bagnaia che sembra essere rimasto dentro il loop del 2025. Il venerdì era rimasto fuori dalla practice, per quello che ci viene a dire è che hanno lavorato in una maniera, diciamo, non ottimale, sbagliando la direzione, poi vedendo lo scurone che minacciava la pioggia, ha generato una fretta di entrare incredibile per fare il tempo subito, che però non è andata bene perché il setup per il time attack non era quello giusto. E questa sua esclusione dalla Q2 diretta poneva subito la questione, che se non fosse passato rientrava in questo loop ciclo del 2025 facendoci dire che è cambiato poco e nulla, e infatti il risultato è stato questo, facendo proseguire questa striscia negativa. Quindi adesso anche qui bisogna dire, aspettiamo le prossime gare per vedere com'è veramente la situazione con Bagnaia. Io credo che dentro di lui psicologicamente, caratterialmente sia cambiato e abbia imparato molte cose. Sul lato competitività invece non sono stati rispettati i risultati più ottimisti dei test. Chiaramente è stata la peggior Ducati, quindi rispetto a DJ e ad Alex Marquez, che ovviamente sono sotto Marc, c'è più lavoro da fare attualmente, però vediamo nelle prossime piste, magari è un caso, c'è una competitività maggiore che qua non ha reso nella maniera giusta. Passiamo allo spazio social, la parte dove voi scrivete nelle mie storie Instagram i vostri pensieri o domande relative al weekend subito dopo la gara, e alcune di queste vengono selezionate e le analizziamo. Ricordatevi di seguirmi su Instagram così anche voi potete fare la vostra domanda e finire nel video. Rispondo in modo secco. Aeropagliuz 36. Fernandez è un caso o lo vedremo altre volte sul podio? Ce n'erano altri simili su Raul Fernandez, ma dico comunque che secondo me ha il potenziale per stare davanti. La moto c'è, ma dipende da lui. Deve fare quel salto di qualità che ci aspettiamo da qualche anno. Nick Di Leo 12. Marc, stessi problemi di Pecco. Questo weekend entrambi un po' lamentavano dei problemi in ingresso, ma comunque no, hanno problemi diversi e Pecco ne ha sicuramente di più di Marquez. Molte domande anche su Acosta, prendo queste di Simo sempre. Acosta può essere da mondiale o è solo un primo weekend andato molto bene? Beh, un po' entrambi, diciamo, considerando il discorso che facevo prima sul fatto che hanno fatto i test una settimana prima e c'era più esperienza sulla pista. Può essere magari un weekend più positivo degli altri futuri dove magari faticheranno di più, non so se la KTM come moto in sé permetterà ad Acosta di esserci sempre. Io ho già detto che per me Acosta vincerà una gara lunga e ho già beccato la sprint, spoiler del video futuro che uscirà a fine stagione. Lui la sta portando lì solo grazie a se stesso, basta. Come pilota da mondiale, ma la moto lo limita, ci saranno gare come queste dove starà davanti, altre in top 5 o magari appena più indietro. E adesso andiamo con le pagelle. Toprak 6, Miller 5,5, Rins 6, Quartararo 6, Moreira 6,5, non male per essere il primo weekend così, Zarco 6,5, Mir sfigato però era un weekend a 7, Marini 6,5, Vignales 5, Bastianini 6 meno, bella rimonta ma comunque poco competitivo, Binder 6,5, Acosta 9,5, Ogura 8, Raul Fernandez 9, Martin 8,5, Bezzecchi 9,5, peccato per la sprint se no era un 10, Morbidelli 6, Digia 7, Alex Marquez 5 in difficoltà, Bagnaia 5 e Marc Marquez 8,5. Ragazzi, fatemi sapere il vostro parere nei commenti che è importante, così ci confrontiamo. Ricordatevi di iscrivervi per vedere altri video di questo tipo, ma anche di altro genere sul canale, e ci vediamo alla prossima.